Partiamo dalle basi. Cosa è il 3D? Piccola anticipazione, non è minimamente semplice spiegare cosa è il 3D a delle persone che non hanno minimamente nessuna esperienza pregressa digitale. Ho chiesto a chi mi segue su Instagram, che è un social tipo Facebook, ma incentrato sulle immagini e con il logo più colorato, di aiutarmi a spiegarlo. E ho ricevuto alcune frasi, fra cui: nonna, hai presente quando qualcuno vola in un film? Quella è una persona straordinaria. Ricreare la realtà in modo sintetico tramite l'aiuto di uno strumento. E per quanto me sono risposte più che pertinenti, mi sono sorte alcune domande. Quale strumento? Qual è lo strumento del 3D? Volare in che senso? Quindi non un'ottima soluzione per dare una risposta. Dato che la mia testolina da sola non c'è riuscita, ho provato a chiedere a chi vive letteralmente all'interno del digitale, ovvero ChatGPT, una intelligenza artificiale che, come se fosse la persona più saggia del mondo, risponde alle tue domande. Immagina di avere un foglio bianco davanti a te e con una matita inizia a disegnare un mostriciattolo. Quel mostriciattolo è un'immagine piatta che si vede solo da una direzione. Se sposti il foglio o ti sposti tu, il mostriciattolo non cambia forma, è solo un disegno su carta. Ora pensa che invece che disegnare su un foglio, tu abbia la possibilità di costruire una casa in uno spazio tridimensionale, come se fosse una scultura. In questo spazio puoi guardarla in qualsiasi angolazione, girarla, avvicinarti o allontanarti. Questa casa non è solo un'immagine piatta, ma ha profondità, come se fosse una vera e propria costruzione. Il 3D è proprio questo. Un mondo immaginario che creiamo sul computer. Usando speciali programmi possiamo costruire, sistemare e modellare qualunque tipo di oggetto come se fossimo degli scultori o degli architetti, però grazie ad un computer. Prima di iniziare a spiegare effettivamente che cosa è il 3D, mi è venuta una domanda. Giustamente voi sapete che le cose digitali per eccellenza ci sono film, o serie TV, o cartoni animati, e videogiochi. Gli effetti visivi, quindi 3D, per videogiochi e film, sono uguali? Ma soprattutto, quelli per i videogiochi, dato che visivamente non sono il massimo, sono minori? La risposta è assolutamente no, perché i videogiochi devono tenere in considerazione anche la potenza dei nostri computer o PlayStation. Hanno dei limiti, quindi, se posso dire la mia personalissima opinione, devono trovare trucchi e magagne per rendere l'effetto leggero ma impattante allo stesso modo. Mentre invece noi che lavoriamo nei film: wow, bella sta casa, la scansiono e la metto nel mio film, wow, iperrealismo! Quindi secondo me li considero un gradino in più, perché sono artisti che devono aggirare il sistema per ricreare le nostre stesse cose. Un esempio: il fumo non è una simulazione di tante particelle come quelle dei film, ma una emissione di disegni. Lo stesso per il fuoco. L'acqua invece è un piano che si muove, ma con i colori dell'acqua. E vi dirò di più: nei film si fa tutto assieme, mentre invece nei videogiochi noi vediamo solo quello che carichiamo, perché se i nostri computer o PlayStation caricassero tutto il mondo di gioco, giustamente esplorerebbero. Quindi ora vi farete una domanda: chi è che fa tutte queste cose in 3D? Beh, a questa domanda risponderemo oggi nel secondo episodio di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Detto di artist, partiamo subito con forse la fase più famosa del 3D, ovvero la modellazione. Innanzitutto bisogna capire se si sta lavorando per film oppure per i videogiochi. Per i videogiochi considerate che bisogna considerare, scusate il gioco di parole, che verranno riprodotti in tempo reale e calcolati da computer o PlayStation a 60 fotogrammi al secondo. Quindi potete capire bene che i modelli non possono essere iper dettagliati come quelli appunto dei film. Ma chiediamo a chi lavora sia per i giochi che per i film qual è la vera differenza nella modellazione per un videogioco oppure per un film. Ciao ragazzi, sono Tiziano Palumbo, sono lead character artist in un'azienda che produce cinematiche per videogiochi.
ma ho lavorato in passato anche a videogiochi proprio, quindi conosco bene la differenza di produrre un character per videogiochi o produrre un character per appunto cinematiche. Taxo, il buon Taxo, mi fa questa domanda: puoi dirci dal tuo punto di vista se ci sono e quali sono le differenze di una lavorazione da film contro quella da videogiochi? Di base le differenze sono minime nella prima parte, ossia nella creazione del modello, del vero e proprio modello, sin da zero. Tu parti dalla produzione su ZBrush oppure su qualsiasi altro software. Una volta che tu hai prodotto questa scultura in 3D, da qui in poi ci sono differenze, nel senso, tu hai prodotto questo ai poli, questa scultura ai poli che è piena di dettaglio. Per la fase di film e cinema non è il definitivo, ossia è il pre-definitivo. Tu praticamente gestisci questa scultura, gli crei una topologia funzionante sopra, poi questa topologia funzionante verrà proiettata sul modello e poi oltre ai dettagli che già c'erano tu vai a scolpire i micro dettagli sulla topologia finale che poi verrà renderizzata. Questa topologia però non verrà ovviamente renderizzata al massimo della risoluzione, verrà renderizzata al livello 1, si intende, per poi essere suddivisa in render, quindi quella stessa topologia verrà suddivisa 2, 3, 4, 5 volte a seconda della scena e quanto si vede vicino il personaggio durante il rendering. Mentre nei videogiochi è un po' diverso. La topologia che noi prepariamo è molto più low poly, a differenza del cinema, molto spesso non così tanto più low poly rispetto a quella delle cinematiche, perché adesso soprattutto nei videogiochi AAA stiamo raggiungendo character con 200.000 poligoni, 300.000 poligoni, anche 500.000 poligoni con tutti i gears e tutte le cose addosso che indossano i personaggi. Ci sono anche character tipo Senua Sacrifice che raggiungono tipo gli 800.000 poligoni perché hanno un sacco di dettagli, un sacco di oggettini. E quindi ritornando al discorso, praticamente tu hai questo character che è low poly, che però non viene suddiviso perché ovviamente verrà gestito in real time, non c'è la potenza di calcolo per suddividere e aumentare il dettaglio poligonale alla geometria. Quindi per ovviare a questo si usano le normal map. Le normal map non sono altro che delle mappe che fakeano il dettaglio a seconda di come la luce raggiunge il modello. Se la luce raggiunge il modello da una direzione, la normal map non fa altro che dire al motore di rendering in quel momento di far vedere quel dettaglio in quel determinato modo, che poi è quello che dà l'effetto di piccoli dettagli che si vedono all'interno dei motori di gioco. Però di base la produzione di un character high-res tra i videogiochi e il cinema è molto simile, tutta la differenza sta molto nell'ottimizzazione. La vera differenza quindi si può riassumere dicendo che nel cinema il character viene suddiviso e quindi raggiunge un livello di dettaglio anche superficiale reale, quindi se tu poi prendi la camera, ti abbassi e guardi il lato del character, ha davvero il dettaglio che corre lungo il profilo della mesh, della geometria, mentre nel videogioco se tu prendi quella stessa camera e la porti lì vedrai che praticamente la geometria è piatta, però è finto il dettaglio, ossia che tu lo vedi in camera però in realtà non è davvero lì, perché ovviamente non potresti suddividere una geometria così come viene suddivisa con un rendering offline. In nessun tipo di motore grafico potrebbe reggere questo tipo di dettaglio. Grazie mille Taxo per avermi dato fatto questa domanda e dai, grazie mille, ciao ciao. Grazie mille Tiziano per il tuo intervento e adesso vado avanti a parlare della modellazione. Partiamo da quella classica. Il cliente ti chiede di fare un'ascia in 3D. È qui che entra in gioco la modellazione standard oppure classica. Si apre uno dei numerosi programmi per la modellazione 3D, fra i più famosi Maya e Blender, e si inizia da un cilindro ed un parallelepipedo. Da quelli si iniziano ad aggiungere dettagli, inserire imperfezioni, tutto modellando quelle forme grigie fino a che la forma del modello non soddisfa il cliente. Ecco, avete visto com'è la modellazione classica? Praticamente è una modellazione normale, come se fosse argilla. Si mettono delle forme fino a formare quello che ci interessa di più, oppure quello che vuole il nostro cliente. Ma adesso immaginate di dover modellare un palazzo. Vi piace, è perfetto. Però il cliente chiede di aggiungere un piano in più.
e 2 finestre in meno. Nella modellazione classica bisognerebbe prendere il tetto, spostarlo, iniziare a modellare il palazzo, aggiungere le finestre, rimuovere quelle sotto, magari aggiustare qualche mattone, insomma un lavoro tempisticamente molto dispendioso, ed è per questo che entra in gioco la modellazione procedurale. Ma che cos'è la modellazione procedurale? È una modellazione che si avvale, oltre che alle regole artistiche, anche a quelle matematiche e geometriche, dove, mantenendo proporzioni e rapporti specificati dall'artista, si va a modificare il modello. In che senso? Adesso ci arriviamo. Facciamo finta di dover creare una scacchiera del gioco della dama. Quindi iniziate a fare il vostro tavolo 8x8 a caselle alterne bianche e nere, ma il cliente decide che così non va bene. Quindi prendete la vostra console e regolate la dimensione delle caselle, il numero di quelle verticali ed orizzontali, colore, altezza, numero pedine, tipologia pedine, insomma si andrebbe in una sorta di telecomando, ed è così che, se io dovessi fare una casa con un piano in più e 2 finestre in meno, a posto di fare altre finestre, cambio dei numeri ed il gioco è fatto. Sculpting, che dall'inglese significa scolpendo. Così, è la modellazione più simile alla modellazione dell'argilla. In che senso? Mentre nella modellazione dell'argilla si fanno vasi, questa invece è predisposta per la creazione di mostri e o forme organiche. Immaginate di partire da una forma base, come possa essere una sfera, e mano a mano spennellate la superficie aggiungendo o rimuovendo porzioni fino a ottenere la forma desiderata. È la modellazione preferita dai fan del fantasy, perché si creano i draghi. Però, a proposito di draghi, Ciao Taxo, mi hai detto che tua nonna è curiosa di sapere come è stato lavorare ai draghi di House of the Dragon, la serie sequel di Game of Thrones. Vabbè, per me è stato magnifico perché era un po' un sogno nel cassetto, io ho sempre voluto fare draghi da quando ero bambino e guardavo roba fantasy, Signore degli Anelli, Harry Potter, insomma mi è sempre piaciuta l'idea di poter fare dei draghi. Quindi niente, voglio spiegare un po' a tua nonna come ho realizzato, come ho fatto a far crescere così bene i draghi di House of the Dragon. In particolare io mi sono occupato di garantire il loro sviluppo sano fin dalle primissime fasi della crescita, quindi lavorare molto sulla postura, sull'anatomia, in particolare quelle sotto pelle, quindi sviluppare proprio il muscolo, le scaglie, anche dargli una certa brillantezza, una certa a livello proprio sempre di forme, un po' come fa lo scultore con l'argilla. Poi man mano che crescevano, allora in quel caso mi sono dedicato a lavorare alcune parti un po' più dettagliate, come ad esempio la bocca. Mi sono occupato da fargli da dentista e ovviamente quando si fa questo tipo di lavoro si tende a bilanciare bene la giusta dieta per farli crescere come il cliente vuole che crescano, e il mio scopo da allevatore è raggiungere il tipo di estetica, di design che il cliente ha in mente e portarlo a quella definizione lì. Però siccome so che tua nonna in realtà sa molto di effetti speciali, allora io mi sento anche di dare qualche informazione in più riguardo la lavorazione di queste creature gigantesche. Io in particolare mi sono occupato di un drago abbastanza adolescente, piccolo, più giovane rispetto agli altri, e su questo drago ho lavorato a ogni volume, a ogni forma. Sono andato a definirgli prima il design generale. Ovviamente la cosa più importante è la sua funzionalità, l'anatomia, perché deve poter coesistere in un ambiente realistico, dato che c'era un girato, perché è un film, è una serie TV, per cui ci sono delle riprese e deve essere plausibile all'interno di quelle riprese. Tuttavia, buona regola vuole che prima viene il design, quindi alcune scelte sono state portate dalla funzionalità verso l'estetica. Ad esempio, una creatura così grande dovrebbe avere un petto gigantesco e delle ali tozze, e invece noi, in funzione del design, quindi della piacevolezza dell'immagine, abbiamo ridotto un po' queste forme e le abbiamo rese più sinuose e più interessanti. Quando finalmente l'anatomia e le forme generali erano tutte complete, allora sono passato a definire le scaglie, una ad una, quasi. Nelle zone più di interesse, come ad esempio il volto, si tende ad andare a scolpirle veramente una ad una. Poi invece per il resto del corpo si possono riutilizzare alcune scaglie, alcuni pennelli fatti apposta per proceduralizzare e il processo, insomma, di buttare su tantissime scagliette su un drago grosso. Poi il drago più è grande e più scaglie ci devi mettere, ovviamente. E a proposito di draghi grandi, ho lavorato anche prima, giocando e scherzando un po' sulla bocca del drago più grande della serie, che è Vagar.
questo drago era talmente grande che più artisti hanno dovuto lavorarci sopra, a tal punto che io mi sono occupato solo ed esclusivamente per lui della parte della bocca, dell'interno bocca, denti, lingua, gola e le famose ghiandole che permettono al drago di sputare fuoco. Una volta che il mio lavoro è stato consegnato, quindi dopo averlo scolpito, dopo averlo modellato, perché in una produzione cinematografica tu non vai a consegnare una scultura e basta, ma devi anche occuparti e preoccuparti che quel drago possa muoversi, e quindi devi consegnare un file che sia adatto per poter essere controllato, per poterci aggiungere delle ossa, dei controlli, in modo tale che poi gli animatori possano muoverlo. Quindi una volta consegnata la mia parte, il drago è passato ad altri dipartimenti che si sono occupati di dare il colore, di dare il materiale, di animarlo appunto e di metterlo in scena. Quindi ciao a tutti ragazzi. Ringrazio Valerio per il suo intervento e noi continuiamo con le nostre spiegazioni. Immaginate di aver fatto un drago fantastico, iper dettagliato, con un sacco di poligoni, facce e vertici, ma nessun computer sarà mai in grado di utilizzarlo perché è troppo pesante. Ed è qui che entra in gioco la fase di rotomesh, ovvero rifare il modello seguendo nella maniera più fedele possibile tutte le superfici, ma impiegando meno poligoni possibili, seppur mantenendo più dettagli possibili. È una fase noiosa della modellazione, ma indispensabile se si vuole utilizzare il modello all'interno di vari progetti. Ok. Abbiamo il nostro piccolo mostriciattolo in 3D, ma è tutto grigio, è privo di ogni cosa che possa avere questo piccolo mostriciattolo. Non ha colore, non ha stima, non ha carisma, non ha niente. Ed è qui che entrano in gioco texture e materiali. I materiali sono semplici. Avete una figura grigia che sembra un bicchiere? Volete che sia di vetro? Prendete il materiale del vetro e ce lo applicate sopra. Pam! Questi sono i materiali. Mentre invece le texture, cosa sono? Le texture sono il disegno da applicare sulla superficie del modello. Spiegati meglio. Facciamo ad esempio la scatola di un mazzo di carte. Vedete? Ha un fronte, ha un retro, ha delle scritte ai lati, ha dei dettagli in giro. Insomma, se noi volessimo fare la texture di questo mazzo di carte, noi dovremmo prenderlo, aprirlo, fare tutti i nostri disegni e poi alla fine richiudere il nostro mazzo di carte, che tradotto nel 3D significherebbe ricorrere alle UV. Ma cosa sono le UV? Mo ci arriviamo. Lo spazio è composto di altezza, larghezza e profondità, che in geometria si traducono in X, Y e Z. Le UV non sono altro che altre due assi flessibili di altezza e larghezza e le coordinate dove poter scomporre la nostra scatola e disegnare le nostre texture. Se io volessi disegnare su questa scatola, la scomporrei nelle assi UV, capirei dove inserire le varie facce e inizierei a disegnare. Altre persone invece descrivono le UV come se fosse l'incarto di una bottiglia. È ovvio che per incartare una bottiglia avremo una cosa rettangolare, quindi un'ipotetica immagine rettangolare, flessibile. Quindi per poterla applicare sulla bottiglia si prenderebbe, ed ecco qua. Questi sono due modi per descrivere cosa sono le UV. Lighting. Ecco, hai il tuo modello 3D con la texture e una densità poligonale decente, ma devi metterlo in una scena. Ed è per questo che arriva il lighting artist, ovvero l'artista delle luci, quindi colui che inserisce luci virtuali in una scena. E cosa sono le luci virtuali? Inserire degli elementi che emettono luce, e ne esistono di 5 tipi. Uniforme, ovvero che illumina uniformemente tutto attorno, a cono, quindi che illumina appunto a cono, come se fosse il lampione di una strada. Ad area, quindi che illumina in una certa superficie, come se fosse per l'appunto una tavoletta luminosa. Direzionale, quindi una luce come possa essere quella del sole, che illumina verso una direzione tutta la scena in maniera uniforme. E HDRI, acronimo di High Dynamic Range Images, ovvero immagine ad alta risoluzione dinamica, che sarebbe la texture di tutta la scena che sta attorno, applicata ad una sfera gigante e che permette di usare tutte le variazioni di luce date dagli elementi che circondano il soggetto o qualunque cosa che stanno circondando. Bene, adesso che sappiamo quali sono, bene o male, le basi della modellazione 3D, vi voglio dire che ci sono alcuni artisti specializzati in una modellazione
di un determinato tipo di oggetti. Prop artist, abbreviazione di property, che è un termine inglese che si riferisce a oggetti in generale, e l'artista del prop è quell'artista che realizza tutti gli oggettini piccoli che sono all'interno di una scena. Creature artist, dall'inglese significa creatura, da notare come si scriva uguale, però si pronuncia in maniera diversa, ma va bene. È l'artista che crea le creature, a partire dai draghi al piccolo mostriciattolo, è quell'artista che è specializzato nella realizzazione di creature e mostri, come abbiamo anche visto negli ospiti di oggi. Hard surface artist è quell'artista specializzato nella creazione di superfici dure, come armi, armature, attrezzature, architetture, mobili, veicoli e tutte queste cose simili. Environment, dall'inglese environment significa ambiente, ed è quell'artista che crea per l'appunto gli ambienti. E con questa ultima spiegazione è tutto per il secondo episodio di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Ringrazio tutti quanti per aver scelto di vedere il secondo episodio di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Ci sentiamo nel prossimo episodio, che pubblicherò a fine mese oppure a inizio aprile, dove parlerò di animazione oppure animazione e VFX, ma comunque l'animazione ci sarà, dipende un attimo dalla durata del video. Detto questo, io ringrazio tutti per aver scelto di vedere questo video di nuovo, ringrazio anche Valerio e Tiziano per avermi prestato la loro immagine per poter fare questi due piccoli cameo. Detto ciò, grazie mille ancora e buoni crediti. Stop. No, ecco, come cazzo si stop? Blu! Ma penso di... mettiti blu! Minchia, la faccia del blu è viola questo. Vabbè.